A volte è sufficiente dire una parola sbagliata per rovinare tutto. Può accadere sia nella vita privata che lavorativa, quindi ti sarà molto utile scoprire quali siano queste 5 parole e perché siano così dannose, in modo da poterle evitare per il futuro. Un consiglio! Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like! Per l'intelligenza emotiva esistono delle parole che contano di più ed altre che contano meno. Non tutte hanno lo stesso peso nella comunicazione. Alcune purtroppo sono deleterie perché rovinano in un istante l'atmosfera che magari sino a un attimo prima era favorevole. Fanno percepire inconsciamente all'altra persona una sorta di sfida. Queste parole sono in grado di far alzare le difese e far allontanare l'interlocutore sia mentalmente che emotivamente. Sono parole che creano rappresentazioni mentali negative e questo istantaneamente facendo scattare un allarme che induce a comportamenti di chiusura o di attacco, comunque sempre di diffidenza. Capito? Questa è veramente una sfida perché facciamo supporre all'interlocutore che non abbiamo fiducia né considerazione nelle sue capacità di comprensione. Lo riteniamo inferiore. È una totale mancanza di rispetto. Lo fa irrigidire e mettere sulla difensiva perché stiamo mettendo in discussione le doti intellettive dell'altro e su queste basi non si potrà costruire nessun tipo di rapporto. Un consiglio: se proprio senti la necessità di intercalare il tuo discorso in questo modo, è sicuramente meglio ricorrere alla formula "mi sono spiegato?". Con questa formula trasmetterai che sei tu a metterti in gioco. È la tua capacità di spiegarti ad essere valutata, senza mettere in discussione l'intelligenza altrui. Però assolutamente da evitare questa particella avversativa. Usandola si fa strada immediatamente una sensazione di sfida. Tutto quello che è stato detto prima decade a causa di questa puntualizzazione. È un classico la formula "hai ragione, però". Questo fa emergere una considerazione latente e si va davvero in guerra. È come dare un contentino di circostanza per poi dire quello che si pensa realmente. Vale anche in qualsiasi commento, che ne so, "bella la tua macchina, però", "interessante il libro che mi hai consigliato, però", "sei bravo nel tuo lavoro, però", onestamente, sinceramente, a dire la verità, a dire il vero. Capita abbastanza spesso che le persone le usino nel corso delle conversazioni, ma fai sospettire immediatamente, perché sottolineare che stai per dire qualcosa onestamente fa supporre che non rientri proprio nelle tue abitudini, essere sincero. È un campanello d'allarme del tutto inconscio, ma ti assicuro che scatta nella mente dell'altra persona e non è affatto piacevole. Inoltre talvolta questa parola è utilizzata come alibi per poter poi dire liberamente qualcosa di assolutamente sgradevole e anche del tutto fuori luogo, che sarebbe bene tenersi per sé. Non è necessario dire sempre tutto. Comunque te ne avevo già parlato anche in questo video, dopo vai a guardarlo. Troverai anche molte altre parole dannose per la comunicazione nella playlist dedicata all'argomento. Purtroppo è una parola dannosa per eccellenza. Esprime e racchiude in sé tutta una serie di sensazioni ed emozioni negative. Dispiacere, rammarico, rimpianto, amarezza. L'abbinamento peggiore in assoluto si raggiunge quando si dice "purtroppo è così". La rassegnazione più totale, la presa di coscienza della sconfitta senza neanche spiegazioni. Chi ha un atteggiamento positivo nei confronti della vita non può che entrare in conflitto con la persona che dice "purtroppo" e quindi guastare subito l'atmosfera. Muoviti, sbrigati, veloce, rapido e simili. È terribilmente irritante sentirsi sollecitato a fare presto, oltre ad essere in genere controproducente, perché causa ansia, che spesso fa sbagliare e quindi rallenta ulteriormente. Le persone alle quali vengono rivolte queste esortazioni si irrigidiscono immediatamente e da quel momento in poi la comunicazione peggiora.
Da evitare, anche perché ognuno ha le proprie tempistiche, che andrebbero sempre rispettate. L'unica cosa importante è che ciò che si fa venga fatto bene. Se esiste realmente la necessità di velocizzare, si potrebbero trovare delle formule che sfidino meno l'altra persona. Magari far capire lo stesso concetto in modo educato e soprattutto motivandolo, senza utilizzare quelle parole che suonano solo come un rimprovero. Queste parole così comuni sarebbero preferibilmente da bandire dalla comunicazione, se vogliamo mantenere un clima disteso e produttivo, ma andrebbero eliminate anche dal nostro dialogo interiore, perché anche lì producono degli effetti inconsci nefasti. È importante mantenere sempre l'armonia con gli altri, ma anche con la propria mente. Se vuoi essere più carismatico, ricordati di non irritare le persone. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.